Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 201. Come sai, oggi è l'Imbolc. L'Imbolc, secondo alcuni, cade fra il 31 gennaio e il 1 febbraio. Secondo altri, invece, fra il 1 e il 2 di febbraio. In realtà, come tutti i punti nodali del ciclo dell'anno, l'Imbolc si estende per alcuni giorni, l'energia dell'Imbolc si estende per alcuni giorni. È una festa legata al disgelo ed è il punto mediano fra l'equinozio di primavera e il solstizio d'inverno, e quindi un momento che anticipa la primavera, quindi fa capire che il risveglio è prossimo. L'energia dell'Imbolc, dicevo, è associata all'idea di disgelo, quindi andremo a chiedere alle nostre tre varianti che cosa questa energia ti permetterà di veder fluire, in un certo senso di sbloccare, da qui il titolo dell'interattivo. Può essere una situazione d'amore, oppure può essere un qualcosa legato alla tua realizzazione materiale, o magari alla tua consapevolezza, e quindi magari può essere una crescita personale. Lo andremo a chiedere appunto alle nostre tre varianti, delle quali la prima è una new entry, è la pietra forata, tradizionalmente detta pietra della strega, ma pietra della strega è detta anche la seconda, che in realtà è una cianite. Quindi, riepilogando, le varianti sono pietra forata o pietra della strega per la prima, cianite o anch'essa pietra della strega per la seconda, e infine, non meno affascinante, una punta di quarzo per la terza. Prima di passare alle nostre tre varianti, voglio ricordarti che il 6 di febbraio debutta il laboratorio dei tarocchi della Lucerna di Cronos, una grande esperienza creativa. Ci sono ancora pochissimi posti disponibili. Se sei interessato o interessata, puoi contattarmi al numero 388 57 76 772. Ti prego di non chiamarmi. In questi giorni ci sono state alcune persone che hanno chiamato. Mandami pure un messaggio scritto o un messaggio vocale. Questo vale anche per i consulti. Bene, la presentazione finisce qua, possiamo passare alle nostre tre varianti. Ovviamente prima, sigla! Variante della pietra forata, la mettiamo qua e andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della pietra forata, qual è il tuo blocco in questo momento, che cosa l'Imbolc deve sbloccare. Poi andremo a vedere come lo sbloccherà. Per te che hai scelto la variante della pietra forata, che cosa l'Imbolc deve sbloccare? In quale campo della tua vita il disgelo dell'Imbolc deve agire? Il Papa. Allora, il Papa è una carta importante per quanto riguarda le relazioni ufficiali, la famiglia, oppure anche la posizione lavorativa. Tuttavia il Papa può fare riferimento anche a quello che è uno specialista, un medico, un giurista, un docente, un qualcuno che ha comunque una formazione legata ad un qualche tipo di sapere. Il Papa è il rivelatore dei segreti, laddove la papessa è la custode dei segreti.
Forse qua tu devi prendere coscienza di un qualcosa o qualcosa deve esserti rivelato. È una carta importante per quanto riguarda i rapporti con la famiglia, ma la famiglia la possiamo intendere in due modi. Una è quella tua di origine, quindi probabilmente qua potrebbero esserci contrasti con la famiglia se ti riconosci nella variante, ma potrebbe anche essere un qualcuno o più persone che per estensione rappresentano anche quella che è un po' la tua famiglia animica, quindi un qualcuno a cui sei particolarmente legato o legata. Il Papa è una carta che parla di notizie intorno a quella che è la tua situazione familiare, sia che tu stia pensando alla famiglia animica, sia che tu stia pensando alla tua famiglia naturale. Notizie o decisioni da prendere. Il Papa è un mentore, è qualcuno che, il nome stesso lo dice, Pontifex, il costruttore di ponti, riconnette con quella che è la natura di una situazione, quindi va alle radici di un problema. Può essere un problema legato ad uno scontro in famiglia o magari ad uno scontro con qualcuno che per te è importante al punto da sentirlo o sentirla parte di te, come se fosse appunto parte della tua famiglia. Ma può essere anche una decisione legale, una decisione inerente a un'eredità, una decisione inerente allo studio, oppure una decisione inerente a quelli che possono essere anche lavori di realizzazione di un nuovo nucleo familiare, quindi magari qua mi ci sta anche la progettualità in merito a quello che potrebbe essere un trasferimento, una convivenza. Tutto ciò che riguarda appunto l'idea di casa, di famiglia o di persone a cui sei legato o legata da un sentimento molto forte, che tuttavia con il Papa forse nemmeno si può dire vero amore, si potrebbe parlare di un sentimento più fraterno. Magari è una persona con cui c'è stato amore se non è parte della tua famiglia, ma c'è ancora un sentimento. Forse stai attendendo notizie, o forse stai attendendo di prendere una decisione intorno a quella che è la tua situazione familiare, in quale accezione devi comprendere questa parola familiare, te l'ho spiegato prima. In alcuni casi potrebbe essere anche una carta di divorzio, perché comunque ti ripeto, il Papa mi rappresenta anche un qualcuno che deve rivolgersi ad uno specialista oppure la sentenza di un giudice inerente sempre il tema di radici o di famiglia, quindi mi ci sta l'eredità come mi ci sta la causa di divorzio. Regina di Spade, vedi c'è una disconnessione, un senso di perdita. Sì, disconnessione e senso di perdita in merito ad una situazione che ti tocca nel profondo, legata a quella che per estensione è appunto la tua famiglia di origine o quella che ti ha riformato o formata, oppure per estensione la famiglia come nucleo di persone a cui siamo particolarmente legati. Sì, qua il problema alla radice è questo. Il concetto di famiglia per come te l'ho spiegato nelle sue ampie accezioni. Per un qualche motivo, prima di andare ad approfondire col Crowley, sembra che tu ti aspetti brutte notizie o comunque tu abbia paura di ricevere brutte notizie. Per dire, se si tratta di un'eredità, potresti aver paura di non riuscire magari a trovare un accordo. Se si tratta di una causa legale, potresti aver paura di perderla o di non riuscire a trovare un accordo anche in questo caso. Se si tratta di una convivenza, potresti addirittura aver paura che o i tempi si allunghino o che magari tutto poi si riveli una bolla di sapone, o magari anche un investimento per quella che è la tua casa. Magari puoi aver paura, anche secondo me qua in alcuni casi la paura potrebbe essere quella di dare tu la notizia, quindi tu essere poi responsabile della separazione di una famiglia. Magari vuoi abbandonare il tuo attuale compagno o la tua attuale compagna se c'è,
Insomma, tutto verte intorno ai cambiamenti che devono essere fatti all'interno di una famiglia, ma o di una situazione al pari di famiglia per empatia, ma quello di cui hai paura è un po' questa notizia che senti di dover rendere pubblica, di dover, o magari che sta per arrivare, della quale hai paura anche, però vuoi il cambiamento ma ne hai paura. È un po' la classica situazione della persona che vuole lasciare il partner o la partner ma non sa come fare. Potrebbe essere anche questo. Allora, andiamo a vedere col Tarocco Tot di Aleister Crowley dove l'Imbolc porterà il disgelo per te, se lo porterà in questa situazione oppure se magari ti spalancherà un'opportunità del quale al momento non sei pienamente consapevole. Andiamo a vedere che cosa l'Imbolc ti rivelerà, che cosa ti aiuterà a smuovere, a sbloccare l'energia dell'Imbolc. Te che hai scelto la variante della pietra forata. Il 2 di coppe. Il giudizio, vedi, torna la notizia, torna il dire, torna il parlare in merito a queste, quindi ti aiuta in questa situazione sicuramente. Il 2 di bastoni, il dono dell'Imbolc per te è una capacità di analizzare lucidamente una situazione e anche di assumerti la responsabilità di purificarla. Non sarà per tutti, ma secondo me qua chi deve dare la notizia e ha paura un po' sei tu. Io non credo che poi non sarà per tutti, ti ripeto, qualcuno magari questa notizia l'attenderà perché il Papa è proprio il rivelatore di segreti, di cose, e il giudizio appunto sono notizie in arrivo. Però qui c'è una regina di spade e qua c'è un 2 di bastoni, quindi probabilmente qua un po' anche la presenza di 2-2 è una carta a numerale 2020. La maggioranza di 2 è sempre un successo parziale con sicura riuscita, per carità, nel futuro, però è un po' come se si dovesse deglutire l'osso duro. Quindi secondo me qua in una buona percentuale di casi sei tu che devi dare una notizia a qualcuno, ma non hai nemmeno il coraggio, magari sei troppo ancora legato o legata e forse non ti senti di ferire nel profondo gli altri, oppure magari semplicemente non sai dopo questa notizia che cosa potrebbe succedere. Magari, che ne so, c'è una convivenza, tu dici guarda, io voglio interrompere la relazione, però poi devi trovarti anche una soluzione abitativa. Quindi qua, ti ripeto, ti aiuta in questa notizia perché ti dà la saggezza per riconoscere il valore di un atto di rottura che o temi, quindi magari possono essere anche decisioni di tribunale comunicate in merito alla chiusura di un rapporto o a un'eredità, quindi o temi quello che può arrivare perché hai paura che non ti sia riconosciuto il giusto, o tu hai paura di non riconoscere il giusto alla persona o alle persone a cui devi dare questa notizia, e quindi di conseguenza questo ti blocca. Sì, qua c'è una decisione, un qualcosa che viene rivelato, un po', ti ripeto, accolto con l'osso in gola. Vedi, il re di coppe, maggioranza di casi sei tu che dai la notizia, però mi ci sta anche il tribunale, mi ci sta anche la causa di divorzio, l'eredità, tutto ciò che può passare per tribunale. Sì, credo che questa variante sia molto mirata
E vedi, mi torna il discorso qui potrebbe essere veramente una convivenza che si vuol chiudere, un matrimonio che si vuol chiudere, una relazione stabile che si vuol rilasciare, e magari anche il discorso, come facevo prima, della soluzione abitativa che poi dobbiamo trovare, forse ancora non l'abbiamo risolto, perché l'asso di bastoni è una carta di nuovo di notizie, ok, però rappresenta tutte quelle iniziative dove il consultante, che in questo caso sarei io, ma di riflesso per te che stai guardando, ha una parte, ovvero tu qui hai una parte in questa, quindi o è una parte in causa con qualcuno, eredità, divorzi, oppure qua è proprio dire: guarda, io ho scelto, interrompo questa relazione, interrompo questo contratto di lavoro, interrompo questa esperienza, lo so che non la prenderai bene, che vedi c'è una decisione su un 2 di coppe, un qualcosa che forse poteva anche dare frutto. 2 di coppe non è sempre solo carta di amore, è carta di festeggiamento, carta di matrimonio anche, carta di opposti che si conciliano. È una carta molto buona per quanto riguarda una dimensione o di coppia o comunque un qualsiasi accordo fra due o più persone. Di solito è fra due, però qua vedi notizia e decisione anche sofferta, con un imperatore, quindi anche con l'assertività in un certo senso di voler purificare un po', come questo giudizio ci dice, una situazione che magari nelle sue linee generali è belle, però uomo o donna che tu sia ti fa sentire un po' come una regina di spade. Voglio darti anche un'altra opportunità, in alcuni casi qua potrebbe essere magari il dover rilasciare definitivamente un ex, una ex. Io ce lo vedo meno, perché secondo me qua c'è proprio la sensazione di continuità. Però poniamo il caso che qua sia il dover rilasciare un ex o una ex. Anche qua forse a denti stretti, però comunque l'Imbolc ti aiuta. La chiave di tutto è la saggezza. Tu devi capire che a volte purtroppo la nostra realizzazione passa per quella che magari è la delusione di qualcun altro. Può succedere, magari non è cattiveria, non è cinismo, è che semplicemente magari l'altra persona, ma anche sul lavoro, per dire, arriva un imprenditore, mi offre un posto di lavoro bellissimo dove la mia realizzazione è quella di fare le carte, gli dico: guarda, no, lui ci rimane male. Magari semplicemente nel suo destino c'è di trovare un'altra persona che magari gli dà molto di più di quanto gli avrei potuto dare io. Cioè non è necessariamente un cinismo, cattiveria, per carità. Secondo me qua è proprio l'interruzione di un rapporto o di una relazione, o il dover lasciare una situazione che per estensione è quasi la nostra famiglia. Quindi ci sta anche la ditta dove lavoro da 20 anni, ci sta il gruppo di amici che ho sempre frequentato e che però ora magari ho trovato una ragazza all'altro capo del mondo e ragazzi ci sarò meno. Ci sta il progetto sul quale ho investito tanto ma sul quale da qualche mese ho avuto dubbi, quindi sì, ok, andiamo a convivere, cerchiamo casa, però poi alla fine, sai cosa, rallenta i passi. Cioè qua secondo me o è una notizia, ma se è una notizia che deve arrivare la vedo molto di tribunale, con un papa e un re di coppe. Sai che il principe nel Crowley è il re. Se invece la devi dare tu è proprio l'interruzione di un qualcosa, se la deve dare un tribunale è un'interruzione di un qualcosa che anche in questo caso non ti lascia pienamente soddisfatto, soddisfatta, però alla fine ti dà anche comunque libertà di azione. Quindi io credo che vada ad agire su questo aspetto dell'esistenza. Andiamo a vedere gli oracoli. Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della pietra forata.
l'anguilla e l'iris. Vediamo anche l'Ancient Femminile Wisdom. Per te che hai scelto la variante della pietra forata. Anfitrite, la profondità di sentimento. Allora, la carta dell'anguilla e l'iris parla appunto della natura dell'anguilla, un animale, ci dice, scivoloso come un'anguilla, di solito è anche un modo di dire, è la capacità dell'anguilla di sfuggire al male. Così è l'iris, fiore alto e robusto, simbolo medievale di potere e di vittoria. Insieme all'anguilla, l'iris indica la sicurezza della nostra casa o del nostro lavoro, quindi torna qua molto un qualcosa inerente a quella che è la tua dimensione quotidiana. Ora è un buon momento per stabilire confini sani, ci dice la carta. Se gli altri si offendono, non preoccuparti della loro reazione, rimani saldo nel tuo potere come l'iris. Come vedi, c'è un po' questo discorso di aver paura della reazione degli altri al negativo. Infatti la carta dice che si è verificata una trasgressione o un tradimento e potresti sentirti tradito o tradita, oppure violato o violata nella tua intimità, nel tuo più profondo sentire. C'è rabbia, c'è ostilità, che sono risposte naturali al tradimento. La carta ci dice di restare fedele a quella che è la tua profondità, il tuo sentire interiore, e se necessario di cercare una via di fuga in modo anche furtivo, come fa l'anguilla. Quindi torna la saggezza e torna un qualcosa legato alla tua quotidianità da dover rilasciare. Infine è molto singolare la sincronicità fra Anfitrite e quella che poi è la regina di spade. Anfitrite dice: abbiamo lavorato su di noi, questo momento, questo dubbio anche su quella che è una situazione che non sappiamo recidere o che abbiamo paura che venga recisa, è comunque un qualcosa che ci è servito a diventare più forti, come la regina di spade appunto. E quindi, nonostante qua ci sia forse anche un senso di privazione, alla fine la vera vittoria è che ci siamo fortificati, le prossime sfide non ci troveranno impreparati. È un bellissimo messaggio. Qua bisogna avere la saggezza di fare un taglio o di accettare un taglio, soprattutto inerente, ti ripeto, a quella che è una situazione che ci vincola nel profondo. Potrebbe anche essere, in pochissimi casi forse, un ex, una ex che non si vuole rilasciare, magari ci si vuole accanire sia in senso buono, quindi standogli dietro, sia in senso negativo, quindi magari appunto quelle persone che spiano, che, ecco, accetta il taglio, ci stanno dicendo le carte, perché ne trarrai soltanto crescita e beneficio. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della cianite o pietra della strega, bellissima, sembra una scopa. Andiamo a vedere, per te che hai scelto la variante della cianite, che cosa dovresti sbloccare nella tua vita. Vediamo un pochino, poi andremo a vedere dove l'Imbolc ti aiuterà. Per te che hai scelto la pietra della cianite, che cosa dovresti sbloccare?
Ok, tu che hai scelto la variante della Scianise. Il 3 di denari. È una carta che parla di contatti, di scrittura, di messaggi. È una carta molto positiva di solito il 3 di denari. Al di là del fatto che in posizione avversa, come sai la carta qua delle energie la leggo sia dritta che avversa, potrebbe parlare della situazione economica, quindi la necessità di migliorare quelle che sono poi le proprie risorse a livello economico. Il 3 di denari è anche una carta di dettaglio, ritocco, perfezionamento o comunque anche la pianificazione di un mestiere, quindi qua forse il tuo problema è inerente all'ambito lavorativo e quello che può essere magari anche l'impegno anche costante o nel cercare un lavoro che magari tarda o magari nel fare un lavoro che non ti soddisfa pienamente oppure magari ti soddisfa ma non ti rende. Qua ci potrebbe essere anche il classico progetto bloccato, quindi quel qualcosa su cui si è investito tanto, un progetto di lavoro, un qualcosa che si è creato, la scrittura di un libro, la musica, ma anche lavori di ristrutturazione, ampliamenti di case, rinnovo di stabili dove si va a lavorare che magari si sono bloccati o arenati e quindi vanno sbloccati, vanno fatti ripartire. Il 3 di denari si riferisce anche a problemi di ordine materiale, ovvero magari non è una questione puramente economica quella di cui stiamo parlando, potrebbe essere sia economica ma potrebbe essere anche proprio logistica, quindi magari c'è il problema di una eccessiva distanza da coprire sul lavoro, oppure magari c'è il problema della richiesta di un trasferimento o magari i famosi permessi per costruire o per ampliare che non vengono dati. Insomma, qua secondo me si tratta di un qualcosa legato alla sfera lavorativa o materiale. Meno ci vedo il discorso di trasferimento di casa, ancor meno ci vedo l'amore, ammesso che per te il problema non sia lo sbloccare una situazione dove comunicazione con qualcuno c'è, ma laddove una delle due parti, o tu o l'altra persona, setta più sull'aspetto sentimentale, l'altra invece sembra essere settata soltanto su quello carnale. In questo caso al positivo il 3 di denari è l'idea di flessibilità, al negativo diventa l'incostanza. E ci potrebbe stare non solo con un amore che va e viene, magari solo per per sedurre, per quello che è l'aspetto carnale, ma ci potrebbe stare anche per un lavoro che richiede appunto flessibilità, ma che poi è incostante nel rendere nei tempi, quindi magari noi vorremmo il posto fisso e qui c'è un contratto che mai si rinnova in modo definitivo. Andiamo a vedere se ci chiariscono fra le tante che ho detto, se ti ritrovi nella variante, in caso contrario hai altre due possibilità. Il Re di Coppe, carta che parla di scelte. Il Re di Coppe di solito può essere l'imprenditore, l'imprenditrice, così come il sacerdote, il magistrato, la persona che comunque ha raggiunto una certa posizione e fa delle scelte, cerca di farle in termini equi. Però il Re di Coppe è anche l'amante cui si richiede fedeltà. Quindi sì, mi va un po' a confermare tutto. Potrebbe rappresentare anche un lavoro di tipo artistico che sia arenato. Quindi torno a dirti scrittura di libri, musica, pittura, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere col Tarocco Tot di Aleister Crowley dove l'Imbolc porterà il disgelo nella tua vita. Può essere in questo campo che abbiamo appena detto, ma può essere anche in un altro campo.
Che cosa l'Imbolc provvederà a sbloccare? Per te che hai scelto la variante della pietra della strega o cianite, che cosa l'Imbolc andrà a sbloccare? Mi ci sta qui anche la compravendita di un qualcosa, di un immobile. Per te che hai scelto la variante della cianite, che cosa l'Imbolc andrà a sbloccare? Allora, vediamo un pochino. Il cavallo di denari, che sarebbe il re di denari nel Crowley. Il 9 di coppe. E il fante di bastoni. Allora sì, qui ti va a sbloccare la situazione lavorativa proprio. Sì, qui arriva proprio una notizia, io credo anche indipendente da quanto tu magari ti adoperi per fare. In alcuni casi può essere la legittimazione di un contratto, l'avvio di lavori, una sentenza legale, insomma qua arriva al di là di quello che tu hai fatto. Il 9 di coppe è una carta di abbondanza, di possibilità, però è sempre una carta di fermezza. Il re di denari di solito è chi si dà una possibilità o dà una possibilità, e dandomela su questo 9 di coppe, peraltro torna a parlarmi non solo di grandi possibilità, grandi anche risorse interiori ed esteriori, mi va a parlare anche di nuovo del discorso della profondità con cui c'è appunto connessione con l'arte e con l'idea di fare arte, quindi potresti anche attendere una notizia in questo senso. Comunque qualsiasi tipo di notizia tu attendi qua arriva portata poi da un fante di bastoni, che è comunque un messaggero, quindi qua c'è probabilmente uno sblocco sul livello lavorativo e forse anche economico importante, perché questo re di denari alla fine ti va a prendere una decisione, ti va a far dare o dare una possibilità su un 9 di coppe. Sì, ok, carta di fermo, ho detto prima, ma ho detto anche carta di abbondanza, di possibilità, quindi ti porta alla fine un qualcosa. Per alcuni, secondo me, qua non sarà per tutti, questo sblocco lavorativo è inerente a quella che è una situazione nella quale si impegnano in prima persona, quindi potrebbe essere l'avvio di un progetto tuo o di una dimensione lavorativa tua, non necessariamente deve essere una dimensione lavorativa alle dipendenze di un qualcuno. E in alcuni casi mi viene anche da dirti questo, potrebbe essere anche la cessione di un'attività. Quindi comunque, però ecco qua diciamo che non è velocissima, quindi qua non succede il giorno dopo Imbolc, ma nemmeno lentissima a dire il vero. Il re di denari e il 9 di coppe sono carte abbastanza lente, ok? Però poi arriva l'irruenza di un fante. I fanti sono tutti molto decisi, determinati, portano motivazione, affrettano i tempi. Ti dico anche, i fanti di solito sono legati ai solstizi e agli equinozi, quindi già secondo me da fine primavera qua potresti avere avvisaglia di un netto miglioramento anche in senso economico. Se si tratta di un qualcosa legato alla ricerca di un lavoro, probabilmente, o magari anche all'ampliamento di ore in una situazione lavorativa, al passare da contratto a termine a contratto fisso, ecco qua secondo me in uno dei due equinozi, io penso, equinozio o di autunno o di primavera, o comunque nei giorni intorno a queste date qua, potrebbe esserci la scelta definitiva. Però anche qua è molto bello, quest'Imbolc ti va a avviare un processo di rinnovamento sulla tua base materiale, su quello che tu poi raccogli. Il re di denari può essere anche la cessione di un mutuo, quindi un qualcuno che magari vuole un mutuo per iniziare questi lavori o per comprarsi casa, e qui io vedo comunque che intorno a queste date la risoluzione c'è. Vediamo un po', le carte sono già chiare, però
di solito lo faccio per tutte e tre le varianti. Andiamo a mettere le carte di chiarimento, ma qua mi sembra che non ci sia da dire, da aggiungere tanto. Il discorso dell'amore, se fosse una relazione incostante, forse qua non me la dà proprio positiva, ti dirò, perché se fosse una relazione incostante, secondo me qua c'è l'ingresso di un'altra persona, perché il re di denari in questo caso diventa la persona fedele, ma il 9 di coppe diventa sia un'altra possibilità, sia quello che può essere l'inattività di questo re di denari. 8 di spade, fante di spade, 7 di bastoni. Allora sì, ti vado a confermare. Dunque, se si tratta di lavoro, di quello che è il riconoscimento dei tuoi meriti, di una premiazione, di un passaggio di ore, di un'assunzione, di un trasferimento di lavoro, di un miglioramento o dell'avviamento di un progetto, dell'acquisto, ok, va tutto bene. E qui devi solo attendere un po' di tempo. Ci sono 2 step. Il primo lo vedo promettere bene, ma poi non se ne fa niente, come se si riarenasse tutto. Quindi anche se cerchi lavoro potrebbe esserci un primo lavoro che ti sembra che ti offra chissà cosa, invece poi magari non ti offre più di un contratto a termine, o magari non ti va. Il secondo è quello buono. Così come se stai aspettando promozioni, mutui, eccetera, eccetera. La prima notizia forse o non è incoraggiante o è di routine, la seconda è quella buona. Se si tratta invece di una storia che tu vuoi andare a canonizzare con qualcuno, o l'avvicinarsi di un qualcuno che magari doveva scegliere fra te e un'altra persona, o il ritorno di un qualcuno, qua c'è anche qui, secondo me, un movimento verso quello che tu vuoi. Però poi il 7 di bastoni mi va a rappresentare non più il riconoscimento dell'impegno, ma in questioni d'amore in particolare mi va a rappresentare quella che può essere una volontà conflittuale. E il fante di bastoni, questa volontà conflittuale, poi me la porta su quello che è l'ingresso di una nuova persona. Quindi se qua stai aspettando un ritorno, o magari ti stai avvicinando a qualcuno, o magari sei single e qualcuno si sta avvicinando a te, o anche hai una coppia ma non sai come, qua c'è l'ingresso di un qualcuno di nuovo, sì. In pochissimi casi no, ma il ritorno no. Il ritorno potrebbe esserci all'inizio, però è un fuoco di paglia e poi dopo c'è una nuova persona. Quindi qua ti aiuta a sbloccare questa situazione, e il modo in cui lo fa non dipende dalla tua volontà, è un apporto esterno. Qui è proprio la classica, qui è proprio la classica botta di sottocoda, sì. Sì, diciamo di sì. Tra l'altro l'8 di spade, che è una carta di autolimitazione, ci parla anche del fatto che forse tu non vedi grandi sbocchi in questo momento, quindi oltre che sperare magari in ciò che hai messo in moto, qualora si trattasse di un lavoro, ma anche di amore alla fine, non puoi fare, anche con questo 9 di coppe, un po' come se tu fossi anche prigioniero o prigioniera di una sorta di momento di fermo, di momento in cui niente sembra andare come vuoi. Questo fante di spade viene, ti ripeto, inizialmente forse un po' a peggiorare le cose, viene a darti un po' un'altra mazzata, però prelude poi a quella che è una rinascita. Allora ti dirò, ora mi odierai, però secondo me con un fante di spade prima e un fante di bastoni dopo è più facile che tutto si sciolga verso la fine dell'estate più che verso la primavera, perché il fante di spade mi rappresenta più il periodo estivo. Sì. Sì, sicuramente. Mentre il 7 di bastoni, oltre a parlarmi, c'è una tradizione, non so se la sai,
che dice la prima carta di bastoni che ti esce ti dà i tempi, quindi tecnicamente vi sarebbero 7 mesi. Poi in realtà nemmeno, perché poi mi è uscito il Fante che sarebbe l'11ª, quindi sarebbero 11 mesi. Però prendiamo le minori, sarebbero fra i 7 comunque i 10 mesi, quindi secondo me va più lo sblocco dopo l'estate. Qui lo sblocco fino all'estate la vedo un po' questa situazione che, ti ripeto, io vedo molto sul lavoro, però può essere anche una storia altalenante, o anche su quelli che sono permessi a costruire, restauri, acquisto di immobili nuovi, eccetera eccetera. Io la vedo molto instabile fino a, diciamo, dopo agosto, dai, parliamo dopo agosto, e poi vedo questo improvviso sbloccarsi di una situazione che ti dava anche, secondo me, ti dava anche un po' di, come si dice, di demotivazione, perché poi alla fine sia l'8 di spade sia il 9 di coppe sono carte che fanno percepire una sorta di blocco interiore, anche un po' come se uno perdesse le speranze, dice sì ma lavoro fisso non lo trovo più, sì ma questo, questa, ma chissà. Qua c'è una novità improvvisa che arriva a chiudere anche una scelta che devi fare probabilmente su questa situazione, quindi probabilmente se si tratta di lavoro possono arrivare anche 2 opportunità, ti ripeto, scegli la seconda perché la prima non è un granché. O se si tratta di permessi, di mutui, di cose legali, qua può arrivare una prima notizia e una seconda che, ok, ti porta alla risoluzione. In questo caso il 7 di bastoni lo vedo come imposizione della propria volontà, pur con un percorso alle spalle di lotta del quale siamo un po' stanchi. Non è una brutta lettura per lo sblocco di una situazione materiale o lavorativa, solo che i tempi non sono proprio il massimo. Ecco, diciamo che qui dalla seconda parte dell'anno, particolarmente agosto, secondo me, o fine agosto, settembre, c'è la possibilità che si muova tutto. Il problema magari è arrivarci, tu sei già satura. Vediamo un po' le carte degli oracoli. Che cosa vogliono dirti per te che hai scelto la variante della cianite o pietra della strega? Il segugio e la pera. Andiamo a vedere anche l'Ancient Feminine Wisdom, poi facciamo l'interpretazione. Eris, la discordia. Interessante. Il segugio e la pera parla del valore dell'amicizia, c'è la leggenda del segugio che vegliava il bambino, poi il padrone arrivò, non vide più il bambino, il segugio aveva le zanne macchiate di sangue, credendo che lo avesse ammazzato uccise il cane, poi in realtà il cane aveva le zanne macchiate di sangue perché aveva lottato contro un serpente che voleva mordere il bambino. Quindi qui si parla del valore dell'amicizia e della capacità anche di sacrificarsi per gli ideali in cui crediamo. Gli ideali sono importanti, ci dice quello che tu stai creando, costruendo, quello nel quale stai sperando è meritevole di essere comunque perorato con quella che è anche la tua volontà, un po' come diceva questo 7 di bastoni. Quindi quello che ci va a dire è resisti, perché nonostante magari anche una avvisaglia che potrebbe arrivare, un po' come la leggenda del cane che ho raccontato prima, che sulle prime potrebbe farti magari anche tremare, un'amicizia sta nascendo, dice la sentenza della carta. Quindi comunque per te stanno arrivando momenti nei quali ciò che stai cercando di raggiungere a livello materiale sarà possibile grazie appunto a un intervento esterno, come ti dicevo. La carta di Eris invece rappresenta la discordia, e anche la carta di Eris ti invita
oltre a fare attenzione a quella che sarà una situazione poco piacevole prima dello sbloccarsi di tutto, a scegliere con consapevolezza a quale aspetto di te consegnare la mela d'oro, quindi quale aspetto di te, nel senso premiare. In questo caso ti invita a premiare quella che è poi la tua stabilità interiore, un po' come già diceva il segugio e la pera. Quindi qua, per la risoluzione del problema che tu stai aspettando, ovviamente se ti sei riconosciuta nella variante, soprattutto a livello materiale o per la canonizzazione di una storia, qua c'è la risoluzione definitiva apportata da un elemento esterno. Se a livello materiale è un qualcuno che ti aiuta sensibilmente, magari ti dà i soldi, magari ti dà un consiglio, magari ti dà una dritta, magari ti dà il lavoro, magari ti dà il modo di sbloccare anche a livello, ti dà la dritta per sbloccare quelli che possono essere a livello legale i lavori che devi fare, o magari ti porta il compratore se stai vendendo o il venditore se stai comprando un immobile. Insomma, qua c'è un intervento esterno di un qualcuno. Se invece stai attendendo un ritorno o canonizzazione di una storia, qua c'è un elemento nuovo che ti fa fare una scelta che per te in questo momento sarebbe anomala. Ad ogni modo, Imbolc ti porta un elemento esterno a quella che è la tua attuale situazione, forse anche per questo qui parla di discordia, non hai ancora ben chiaro a chi dare sta mela d'oro, che ti dà, oltre alla possibilità che tu volevi, anche un'altra visione di tutto il problema, e soprattutto ti aiuta proprio in senso materiale se stai cercando lavoro o stai cercando di migliorare la tua situazione lavorativa o abitativa anche. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della punta di quarzo. Andiamo a vedere per te della punta di quarzo che cosa devi sbloccare. Che cosa devi sbloccare tu che hai scelto la variante della punta di quarzo. Il 4 di coppe è una situazione importante qua. Il 4 di coppe può rappresentare la lussuria, intesa proprio come lussuria del corpo, ma anche il lusso, inteso come il lusso del quale ci si circonda. Probabilmente qua c'è una persona che deve un attimino lavorare su di sé, sia a livello materiale sia a livello magari anche emotivo. Tuttavia il 4 di coppe è anche una carta di apatia, noia, demotivazione, un po' come se la persona simboleggiata dal 4 di coppe fosse pesantemente sfiduciato o sfiduciata un po' in quella che è la vita, o magari in uno degli aspetti della vita. Non troverò mai il lavoro che mi piace, non troverò mai il partner che mi piace, non riuscirò mai a fare, che poi già di per sé è sbagliato dire questo. Però ecco, potrebbe essere anche questa situazione qua. La carta del 4 di coppe può anche parlare di una certa inquietudine che si ha nonostante una posizione avviata, nonostante una posizione di successo, nonostante quello che dovrebbe essere l'appagamento, la felicità e anche comunque
il non mancare, o comunque la non carenza, ecco, non dico di navigare nell'oro, però la non carenza di beni materiali, la carta del 4 di coppe è una carta legata all'eccessiva immobilità, un po', ti ripeto, come se la persona non avesse stimoli, o magari anche dell'amore che si trasforma in routine. Quindi non solo sul lato sentimentale. Quindi qua secondo me bisogna sbloccare un po' una certa demotivazione, una certa sfiducia, forse più in se stessi, nei propri mezzi, che nelle situazioni esterne a noi. Sì, sì, il 9 di spade. Il 9 di spade è la carta della sofferenza. Qui probabilmente c'è la possibilità di aprirsi ad un miglioramento netto, o magari già, se una base c'è, ad un sensibile incremento sia di beni materiali che di compensazione animica, quando non addirittura di compensazione a livello fisico, ma c'è un grande dolore dentro. C'è un 9 di spade, la carta della reazione con dolore ad un qualcosa che ci ha feriti, o il dolore per l'eccessiva immobilità. Attendo, niente sembra muoversi. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante della punta di quarzo. Che cosa l'Imbolc contribuirà a sbloccare? Dove sarà portato il disgelo nella tua vita? Ovviamente può essere una cosa sia inerente a quello che abbiamo detto, ma anche un'altra cosa, questo te lo dico, non necessariamente deve, magari le due cose poi si accodano, per carità, però qui lo guardiamo in generale. Per te che hai scelto la variante della punta di quarzo, andiamo a vedere. Il diavolo, 10 di coppe, il 10 di denari. Allora, innanzitutto quello che c'è da dire è che sei ad un passaggio ciclico importante per te, 2-10 addirittura, quindi è proprio il completamento di un'esperienza dove probabilmente con questo diavolo forse ti sei sentita ingannata o ingannato. Comunque in generale è una buona posizione qua, perché il 10 di coppe è anche un po' il riconoscimento o il riconoscersi o il fatto che ci venga riconosciuto un qualcosa. Il 10 di denari è comunque una carta di estrema stabilità anche economica. L'imperatrice, il cavallo di bastoni, l'asso di coppe. Tu avrai successo nel lavoro e nell'amore. Sì, questo diavolo secondo me è un po' la sensazione di stallo, di inganno e forse anche qualche desiderio che nel tempo può essere stato represso, causando appunto questa sensazione di dolore del 9 di spade. L'imperatrice comunque è una carta singolare, soprattutto sotto al diavolo. Il diavolo è una carta di energie che trattengono. Il diavolo è anche una carta di parziale visione. Il diavolo guarda la materialità. L'imperatrice la materialità la vive perché fa parte del suo sé, non ne è schiava, la domina. Quindi la differenza è sostanziale. Tu vai a curare un po' questo rapporto con la materia, sia per quanto riguarda la situazione economica, sia per quanto riguarda la vita in generale, sia per quanto riguarda quella che è la situazione affettiva. Quindi qua, se c'è per esempio il classico ex, la classica ex da rilasciare, o una persona che si sta frequentando che
non è proprio il massimo. Ecco, tu qua vai secondo me anche a rinnovare il ciclo, non dico a chiuderlo subito. 10 di coppe è un po' anche l'ansia di riconoscimento che viene data, per carità, però l'abbondanza anche di sentimento. Però un cavallo di bastoni è poi un ribelle fondamentalmente, è come se tu alla fine ti dessi valore. Tu qua vai a curare la tua sensazione di darti valore e poi mi vai su un 10 di denari, un asso di coppe. Qua non c'è da dire tanto, cioè beneficio economico, beneficio addirittura a livello di compensazione. Più che compensazione è una parola brutta perché è ambigua, di pienezza interiore. Secondo me qua puoi trovare un nuovo amore, addirittura se stai con qualcuno con cui vuoi comunque, sì, magari andare avanti, però c'è un tira e molla, oppure la situazione non è proprio delle migliori, o magari c'è un triangolo anche, con queste carte qua mi viene da dirti, perché diavolo su cavallo di bastoni e imperatrice può essere benissimo. Anche un 10 di coppe può essere la scelta in quanto riconoscimento fra due persone, quindi il dire tu hai questo rango per me, tu invece hai quest'altro rango. Ecco, secondo me qua tutto poi viene dalla fiducia che hai in te stesso, te stessa, e dalla capacità di trasmutare un po' questa sensazione di inganno in un insegnamento di vita, per poi in realtà non cadere più nella trappola di chi magari vuole anche approfittare della tua gentilezza o della tua disponibilità o magari vuole illuderti a livello d'amore. Insomma, qua c'è una persona che mi cambia radicalmente, o che forse è già cambiata radicalmente, e tra l'altro io vedo qua che ti porta anche uno spostamento importante dovuto a quelle che sono le tue attività o a quello che è un tuo hobby. O difficilmente ci vedo l'amore nello spostamento, forse l'amore può essere il frutto dello spostamento, però in realtà qua secondo me non sarà per tutti ovviamente. Secondo me ti va a portare proprio un discorso anche di riconoscimento importante durante quello che è un qualcosa di non abituale per te, quindi può essere uno spostamento fisico o mentale. Quindi ne so, ho sempre fatto il tal lavoro, improvvisamente per un motivo o per un altro devo cambiare, ne faccio un altro che non ho mai fatto, però riesco. Qui ti va a portare la fiducia, ti va a sbloccare questo dolore che tu hai e questo senso di pesantezza e soprattutto questa apatia, questa sfiducia, questo senso di tradimento. Sì, e poi è da quello che rinasce tutto, E qui ci potrebbe essere anche una persona che si mette in luce per le proprie qualità. Non dico che tutti quelli che hanno scelto la 3 diventano famosi, io poi per carità ve lo auguro, però secondo me qua è proprio per dire il dipendente si mette in luce, la scelta fra due amanti, la persona che ha un'arte nelle mani e riesce a trasformarla in un lavoro. Cioè qui c'è proprio un mettere in luce una tua interiorità che al momento purtroppo è ferma perché è ferita, o comunque se non è ferma rende un terzo di quanto dovrebbe rendere, mentre invece alla fine io vedo un 10 di denari, un asso di coppe, non c'è da dir tanto qua, cioè qui sono trionfi un po' su tutti i piani. Addirittura secondo me se qui stai aspettando una canonizzazione di una coppia, io ti dico che qui addirittura potrebbe arrivare una convivenza o un matrimonio, perché il 10 di denari è una carta di famiglia, l'asso di coppe, o comunque di coppia fissa, l'asso di coppe è altrettanto una carta di famiglia, una carta di profonda empatia, profonda vicinanza, profondo vincolo fra il consultante e l'ambiente circostante, quindi anche le persone. Quindi qua c'è veramente una grande abbondanza, però devi trascendere un po' il senso di tradimento e di sfiducia. Questo Imbolc che ti aiuta in questo. Probabilmente questo che tu hai come problema di qualsiasi natura sia lavorativo sia affettivo, dove tu non vedi sbocchi, non vedi stimoli, non è tanto che non ne abbia, è che tu non li vedi, perché c'è sto diavolo che ti tiene lì aggrappato, basta, lascialo via, trasmutalo in quella che è un'energia che ti porta poi a guadagnare, trasmuta questa frustrazione, questa rabbia in un qualcosa che ti porta poi a riempire 10 coppe
per veder sorgere 10 soli, cioè trasmutalo in un qualcosa di costruttivo, di energetico, di forte. Quindi la frustrazione, la paura non ti serve a niente. L'imperatrice è singolare perché è una carta di, lo dico spesso, energia non direzionata, e lo dico in negativo. L'energia non direzionata sono i classici 1000 interessi e poi se ne porta in fondo uno. Ma l'energia non direzionata c'è anche un'altra sfaccettatura, è anche la persona che, consapevole e che ci si adagia anche un po' di quella che potremmo definire di comodo un'incoscienza, è talmente sicura di sé, talmente settata di sé, che non ha paura nemmeno del diavolo. Quindi devi diventare un'imperatrice. Anche perché questo diavolo, nel momento in cui cos'è il diavolo fondamentalmente? Il diavolo è l'aspetto oscuro dell'uomo. Quindi nel momento in cui tu riesci a capire che questo diavolo fondamentalmente lo hai creato con le tue paure, la carta dell'imperatrice è anche la pianta che diventa rigogliosa, il frutto di ciò che tu hai fatto e di ciò che tu hai messo, ed è lì, attende che tu cosi la mano per spiccarlo, capisci? Però devi sorpassare questo senso di inganno. Imbolc ti aiuta su questo e ti sblocca a livello sia economico sia affettivo. Anche qua non è velocissimo, perché poi è chiaro, qui c'è un gran lavoro, secondo me c'è anche uno spostamento importante, o più spostamenti importanti, o uno spostamento proprio mentale, un nuovo focus di vita. Potrebbero anche esserci due possibilità: una è costringe a rivedere i propri parametri di vita, e una invece che poi sti parametri li va un po' a gratificare. Quindi in lavoro potrebbero essere più situazioni, in amore potrebbero essere più situazioni, oppure anche un ex, una ex e una nuova, uno nuovo. Però ecco qua, comunque ti va a portare alla realizzazione piena. Io non ci spenderei altro tempo qua. L'Imbolc mi sembra, no, ho sbagliato mazzo. L'Imbolc mi sembra che ti sblocchi quelle che sono la tua cazzotaggine interiore, se posso dirlo. Vediamo un po' il Woodland Wardens che cosa ha da dirti. Per te che hai scelto la variante della punta di quarzo. Allora, la chiocciola e il mirtillo. Vediamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Voluta cadere da sé. Ecco, amore non corrisposto. Allora, la lumaca sarebbe, no, la chiocciola come ho detto io, può sembrare una creatura semplice e umile. In realtà la lumaca è un simbolo di determinazione, in quanto porta la sua casa sulla schiena, e la spirale del suo guscio fa presagire un grande mistero che rappresenta il ciclo della vita. Ti ricordo che qua parlavo di un ciclo che si chiude. Così il mirtillo, che è associato alla piccolezza, ma anche un frutto potente, cresce in abbondanza, offre nutrienti vitali sia all'uomo che agli animali. La lumaca e il mirtillo quindi invitano ad apprezzare ciò che è sotto la superficie e ad aver fiducia in ciò che ancora non può essere visto. L'universo sta lavorando per te e con te, ci dice questa carta. Così è la carta di Eco: amare ciò che desta la nostra attenzione, ma soprattutto amare noi stessi, fare attenzione alla nostra interiorità, mantenere intatta la nostra
identità, ciò che è squilibrato, in particolare nelle relazioni d'amore, sta per passare. Ascoltiamo ciò che è nascosto, la nostra voce interiore, e confidiamo nell'universo, ricordandoci anche che quando ci annulliamo troppo nell'altro o nell'altra, o crediamo a quello che la gente vuol farci credere di noi, diventiamo persone senza voci, quindi anche senza radici. Una relazione sana con se stessi e con le altre persone onora l'individuo. Vanno un po' bene a sintetizzare quella che è la lettura, un po' quello che dicevo prima, ovvero fino a qui c'è il chiudere qualcosa di precedente che mai più deve ripresentarsi e l'andare a spiccare nuovi frutti che non c'è bisogno di coltivare, hai già seminato, la natura sta lavorando, l'universo sta lavorando, tutto si sblocca in modo molto naturale, ma tu devi crederci e soprattutto devi credere in te stesso o te stessa ed eliminare un po' questa sensazione di pesantezza. Quello che è il dolore di ora passerà presto e arriverà una stagione completamente rinnovata per te. È una bellissima variante questa. Ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Le nostre 3 varianti ci hanno raccontato che cosa l'Imbolc ci permetterà di veder fluire, in un certo senso di sbloccare. L'Imbolc è una festa importante anche per la divinazione. Tradizionalmente la divinazione fatta nella serata di Imbolc è veramente molto 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 forte. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Il 3 di spade, il 3 di bastoni sì. Poi ne vuoi dire anche quello di coppe. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva. Ammonì. Influenza energetica sì, vaffanculo, grosso così. Che cosa ti permetterà di lasciar fluire in un certo senso?